Lezione 1. Giorni di pioggia. Ciao Anna, sembra che stia piovendo di nuovo. Ciao John, sì, è tutto il giorno che piove. Spero che finisca presto. Non mi piace bagnarmi. Nemmeno io. Ma la pioggia può essere rinfrescante a volte. Questo è vero, è bello sentire il rumore delle gocce di pioggia. È anche una buona scusa per stare in casa e leggere un libro. Assolutamente. Adoro rannicchiarmi con un buon libro nei giorni di pioggia. È un ottimo modo per rilassarsi e distendersi. Hai qualche attività preferita nei giorni di pioggia? Mi piace guardare film o provare nuove ricette in cucina. Sembra divertente. Dovrei provare anche a cucinare qualcosa di nuovo. È una grande opportunità per sperimentare sapori diversi. A proposito di sapori, che ne dite di una tazza di tè caldo in una giornata piovosa? Oh, sì! Una tazza di tè sembra perfetta per le piogge. È così confortante e rilassante. Aiuta sicuramente a sollevare il morale in una giornata uggiosa. Sono d'accordo, è incredibile come una semplice tazza di tè possa farti sentire meglio. I giorni di pioggia possono essere accoglienti e tranquilli se li abbracci. Hai ragione. Dovrei imparare ad apprezzare di più la pioggia. A volte è bello rallentare e godersi le piccole cose. Lo terrò a mente. Grazie per il promemoria. Lezione 2. Supporto e incoraggiamento. Ciao Anna, puoi farmi un favore? Ciao John, ovviamente. Di cosa hai bisogno? Domani ho una presentazione importante. Puoi darmi qualche consiglio? Assolutamente. Sarò lieto di aiutarti. Su cosa hai bisogno di consigli? Voglio assicurarmi che la mia presentazione sia coinvolgente e memorabile. Questo è un grande obiettivo. Innanzitutto, assicurati di avere una struttura chiara. Come devo iniziare la presentazione? Inizia con un'apertura accattivante che attiri l'attenzione del pubblico. Qualche suggerimento per l'inaugurazione? Potresti iniziare con una domanda stimolante o un fatto interessante. Sembra una buona idea. Che mi dici del contenuto principale? Suddividilo in punti chiave e su portali con esempi o dati. Mi assicurerò di includere esempi pertinenti. Che ne dici delle immagini? Gli ausili visivi possono migliorare la presentazione. Usa grafici o immagini quando appropriato. Buon punto. Preparerò alcune immagini per renderlo più coinvolgente. Ottimo! E ricordati di parlare chiaramente e di mantenere il contatto visivo con il pubblico. Farò pratica con la consegna per assicurarmi di incontrarla con sicurezza. Questo è importante. La fiducia aiuta a mantenere il pubblico coinvolto. Grazie per il consiglio, Anna. Ti ringrazio per il tuo sostegno.
Benvenuto, John. Penserò a te durante la tua presentazione. Significa molto per me. Il tuo incoraggiamento mi dà fiducia. Hai capito, John? Sii te stesso e dimostra la tua esperienza. Farò del mio meglio per offrire una presentazione memorabile. Grazie ancora, Anna. Nessun problema, John. Buona fortuna. So che te la caverai alla grande. Ti farò sapere come va. Ti sentiamo presto, Anna. Lezione 3. Rispetto ed etichetta. Ciao Anna, ho notato qualcosa mentre facevo la fila oggi. Ciao John, cosa hai notato? Alcune persone spingevano e facevano la fila. Questo non è carino. Tutti dovrebbero aspettare il proprio turno. Esattamente. È importante mostrare rispetto e seguire l'etichetta corretta. Non potrei essere più d'accordo. Spingere e fare la fila è ingiusto nei confronti degli altri. Crea un senso di frustrazione e può portare a conflitti. Assolutamente. Dovremmo trattare gli altri nel modo in cui vorremmo essere trattati. È un principio base di rispetto e buone maniere. A nessuno piace essere spinto o farsi prendere il posto in fila. È importante avere pazienza e aspettare il nostro turno. La pazienza è davvero una virtù. Dimostra autocontrollo e considerazione per gli altri. E aiuta a mantenere un ambiente sereno e ordinato. Questo è vero, è molto più piacevole quando tutti seguono le regole. Inoltre, costituisce un esempio positivo da seguire per gli altri. Esattamente. Un comportamento rispettoso può creare un effetto domino di gentilezza. È importante ricordare che le nostre azioni hanno un impatto su chi ci circonda. Sì, un piccolo atto di rispetto può fare molto. Quindi facciamo attenzione al nostro comportamento e trattiamo gli altri con rispetto. Concordato. È un modo semplice ma potente per rendere il mondo un posto migliore. Ottima osservazione, Anna. Diamo l'esempio e promuoviamo il rispetto nella nostra vita quotidiana. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, John. Insieme possiamo fare la differenza. Assolutamente, Anna. Grazie per aver discusso con me di questo importante argomento. Benvenuto, John. È sempre un piacere avere conversazioni significative con te. Allo stesso modo, Anna. Abbi cura di te e continuiamo a diffondere gentilezza e rispetto. Lezione 4. Fare piani. Ciao Anna, ho un'idea per il weekend. Vuoi sentirlo? Ciao John, certo. Sono pazzo. Qual è la tua idea? Che ne dite di fare un'escursione in montagna? Sembra un ottimo piano. Adoro passare il tempo all'aperto. Sarà un bel modo per trascorrere la nostra giornata, immersi nella natura.
Sono d'accordo, respirare l'aria fresca e godersi le viste panoramiche. Possiamo preparare un picnic e pranzare in mezzo allo splendido paesaggio. Sembra delizioso. Preparerò dei panini e degli snack. Perfetto. Possiamo trovare un bel posto per rilassarci e gustare il nostro pasto. E magari scattare qualche foto per immortalare i ricordi. Buona idea, sarà bello documentare la nostra avventura. Dovremmo anche portare una mappa e assicurarci di rimanere sulla strada giusta. La sicurezza prima di tutto. Non vogliamo perderci nella natura selvaggia. Assolutamente. Controlliamo anche in anticipo le previsioni del tempo. Giusto. Dovremmo essere preparati a qualsiasi cambiamento del tempo. Sarà un modo divertente e rinfrescante per sfuggire al trambusto della città. Non vedo l'ora. La natura ha un modo per ringiovanire l'anima. Sicuramente sì. Non vedo l'ora di esplorare la bellezza delle montagne. Nemmeno io. Sarà un'avventura piena di serenità e tranquillità. Sembra il modo perfetto per ricaricarsi e apprezzare le meraviglie della natura. Sono contenta che tu sia a bordo, Anna. Sarà una giornata memorabile insieme. Assolutamente, John. Sfruttiamolo al meglio e creiamo ricordi duraturi. Concordato. Grazie per esserti unita a me in questa avventura all'aperto, Anna. Benvenuto, John. Sono entusiasta della nostra avventura in montagna. Anch'io. Prepariamoci per un fantastico weekend. A presto, Anna. Lezione 5. Consapevolezza ambientale. Ciao Anna, hai visto le ultime notizie sui cambiamenti climatici? Ciao John, sì, è piuttosto preoccupante. La Terra ha bisogno della nostra attenzione. Assolutamente. Ci ricorda che tutti abbiamo un ruolo da svolgere. Dobbiamo essere determinati a salvaguardare il pianeta per le generazioni future. Giusto. Piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana possono fare una grande differenza. È importante ridurre la nostra impronta di carbonio e conservare le risorse. Possiamo iniziare utilizzando elettrodomestici ad alta efficienza energetica e lampadine a LED. E spegnendo le luci e l'elettronica quando non sono in uso. Esattamente. Dovremmo anche limitare il consumo di acqua e riparare eventuali perdite. La conservazione dell'acqua è fondamentale, soprattutto nelle aree che soffrono di scarsità d'acqua. Possiamo anche optare per prodotti riutilizzabili anziché articoli monouso. Assolutamente. Porta i tuoi sacchetti e le tue bottiglie d'acqua per ridurre gli sprechi. E non dimentichiamo il riciclo. È un modo semplice per ridurre al minimo i rifiuti in discarica. Giusto. Smistare correttamente i nostri rifiuti e riciclarli quando possibile. Un altro aspetto importante è la conservazione degli habitat naturali e della biodiversità.
Possiamo sostenere gli sforzi locali di conservazione e scegliere prodotti sostenibili. E non sottovalutiamo il potere dell'educazione e della consapevolezza. Condividere informazioni ed educare gli altri è fondamentale per creare un futuro più verde. Insieme possiamo avere un impatto positivo sull'ambiente. È uno sforzo collettivo che richiede dedizione e perseveranza. Dobbiamo agire al nostro pianeta e alle generazioni future. Assolutamente, John. Assumiamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Sono contenta che condividiamo lo stesso impegno, Anna. Ispiriamo anche gli altri. Sicuramente, John. La nostra determinazione può innescare un movimento globale. Grazie per aver discusso con me di questo importante argomento, Anna. Grazie anche a te, John. Continuiamo a sensibilizzare e proteggere il nostro pianeta. Concordato. Insieme possiamo fare la differenza. Abbi cura di te, Anna. Lezione 6. Elaborazione di piani di viaggio. Ciao Anna, stavo pensando alla nostra prossima vacanza. Ciao John, sembra eccitante. Cosa ti passa per la testa? Non ho ancora preso una decisione. Volevo discuterne con te prima di prenotare qualsiasi cosa. Sono lieto che tu voglia coinvolgermi nel processo decisionale. Naturalmente, il tuo contributo è prezioso per me. Apprezzo la nostra collaborazione. È molto premuroso da parte tua, John. Quindi, quali sono le opzioni? Beh, stavo pensando che potremmo andare in spiaggia o visitare una città storica. Entrambe le opzioni sembrano interessanti. Puoi dirmi di più su ognuna di esse? La spiaggia sarebbe rilassante, con sole, sabbia e attività acquatiche. Sembra meraviglioso. Mi servirebbe un po' di tempo per rilassarmi e prendere il sole. D'altra parte, visitare una città storica sarebbe educativo e arricchente culturalmente. Amo conoscere la storia ed esplorare nuovi posti. Sarebbe una grande opportunità. Questo è vero, potremmo visitare musei, passeggiare per antiche strade e immergerci nella cultura locale. Sono propenso verso la città storica, ma sono aperto a saperne di più sull'opzione spiaggia. Capisco. Valutiamo i pro e i contro di ciascuna destinazione. Sembra un buon approccio. Possiamo prendere in considerazione fattori come le condizioni meteorologiche, i costi e le attività disponibili. Assolutamente. Dovremmo anche pensare alla distanza percorsa e alle eventuali restrizioni di viaggio in vigore. Buon punto. La sicurezza dovrebbe essere una priorità nella pianificazione del nostro viaggio. Una volta raccolte ulteriori informazioni, possiamo prendere insieme una decisione informata. Apprezzo il tuo approccio collaborativo, John. Semplifica il processo decisionale. Credo nel processo decisionale condiviso e nella considerazione delle preferenze reciproche. Dimostra rispetto e rafforza il nostro legame come partner di viaggio. Questo è ciò a cui miro, Anna. Continuiamo a ricercare e discutere le nostre opzioni.
Sembra un piano, John. Sono entusiasta di vedere dove andremo a finire. Anch'io, Anna. Apprezzo la tua opinione e non vedo l'ora di pianificare questo viaggio insieme. Allo stesso modo, John. Sarà un'avventura memorabile. Teniamoci aggiornati a vicenda. Sicuramente, Anna. Prenderemo la decisione migliore per noi. Ci sentiamo presto. Lezione 7. Esplorando l'architettura italiana. Ciao Anna, ho fatto ricerche su destinazioni di viaggio e per me, sicuramente visitare l'Italia si distingue. Ciao John, l'Italia è conosciuta per la sua ricca storia e la sua straordinaria architettura. Sono incuriosito. Mi dica di più. Bene, l'Italia ospita strutture iconiche come il Colosseo e la Torre Pendente di Pisa. Sono monumenti davvero notevoli. Posso immaginare la grandezza e la bellezza. Assolutamente. E non dimentichiamo le magnifiche cattedrali, come la Basilica di San Pietro nella città del Vaticano. L'architettura di questi edifici religiosi è impressionante. Mi piacerebbe vederlo in prima persona. L'Italia vanta anche capolavori del Rinascimento, tra cui il David di Michelangelo e il soffitto della Cappella Sistina. L'abilità artistica e l'attenzione ai dettagli in queste opere non hanno eguali. Sarebbe un sogno vederli. E se esploriamo le città, incontreremo strade affascinanti con stili architettonici unici. Ho sentito parlare di città pittoresche come Venezia con il suo intricato sistema di canali e gli splendidi ponti. Sì, Venezia è conosciuta per la sua atmosfera romantica e la splendida architettura gotica veneziana. Sembra una destinazione da favola. Posso immaginare di fare un giro in gondola attraverso i canali. Un'altra città degna di nota è Firenze, rinomata per la sua architettura rinascimentale e i suoi musei. Firenze è nella mia lista dei desideri. Voglio vedere il Duomo e il Ponte Vecchio. Sarebbe una gioia architettonica per gli occhi. La miscela di storia e bellezza è affascinante. Sono d'accordo, John. È affascinante come l'architettura rifletta la cultura e il patrimonio di un luogo. Assolutamente. Le meraviglie architettoniche italiane sono una testimonianza della creatività e dell'ingegno umano. Ne sono convinto, John. Cominciamo a pianificare il nostro viaggio alla scoperta dei tesori architettonici italiani. Sembra fantastico, Anna. Ci immergeremo nella storia e ci stupiremo di fronte alle meraviglie architettoniche. Non vedo l'ora che arrivi questa avventura. Italia, arriviamo. Anzi, Anna. Sarà un'esperienza indimenticabile. Sfruttiamola al meglio. Grazie per aver condiviso il tuo entusiasmo, John. Creiamo ricordi duraturi in Italia. Grazie anche a te, Anna. La tua emozione rende il viaggio ancora più speciale. Lezione 8. Esplorazione delle opzioni di attività. Ciao Anna, hai pensato a che tipo di attività sono disponibili per la nostra vacanza? Ciao John, no, non l'ho fatto. Sono aperto a esplorare diverse opzioni. Cosa hai in mente?
Bene, potremmo fare escursioni in montagna, provare sport acquatici in spiaggia o persino fare un giro della città. L'escursionismo sembra un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e godere di panorami mozzafiato. Assolutamente. È un'occasione per metterci alla prova fisicamente e scoprire gemme nascoste nella natura selvaggia. Non sono un grande escursionista, ma sono disposto a provarlo. Potrebbe essere un'avventura. Questo è lo spirito, Anna. Possiamo iniziare con un percorso facile e aumentare gradualmente la difficoltà. Sembra un piano. Quali altre attività hai in mente? Se scegliamo la spiaggia, possiamo dedicarci a sport acquatici come il surf, lo snorkeling o persino il paddleboard. Ho sempre voluto provare il surf. Sembra esaltante e un ottimo modo per divertirsi in acqua. È un'esperienza elettrizzante, Anna. Possiamo prendere lezioni insieme e cavalcare le onde. Conta su di me. Sono entusiasta di cavalcare la mia prima ondata. Cos'altro c'è nell'elenco delle attività? Per un tour della città, possiamo visitare musei, gallerie d'arte, monumenti storici e immergerci nella cultura locale. Esplorare la ricca storia e la scena artistica di una città sembra affascinante. Sono un grande fan dei musei. Ottimo, Anna. Possiamo ammirare opere d'arte famose, conoscere culture diverse e ampliare le nostre conoscenze. Non vedo l'ora. È incredibile quanto possiamo imparare attraverso i viaggi e le nuove esperienze. Assolutamente, Anna. Viaggiare ci apre la mente e amplia le nostre prospettive. Quindi abbiamo tre opzioni: escursioni, attività in spiaggia e tour della città. È difficile scegliere. Sono d'accordo, ogni opzione offre un'esperienza unica. Forse possiamo combinare attività di diverse categorie. È un'idea geniale, John. Possiamo avere il meglio di tutti i mondi e sfruttare al massimo la nostra vacanza. Si tratta di creare un'esperienza a tutto tondo e godersi ogni momento. Non potrei essere più d'accordo. Cominciamo a pianificare il nostro itinerario e assicuriamoci di avere un po' di tutto. Sembra un piano, Anna. Trascorreremo una vacanza piena di avventure con ricordi da custodire. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con te, John. Sarà fantastico. Allo stesso modo, Anna. Facciamo in modo che questo viaggio sia indimenticabile. Ci aspetta un grande momento. Grazie per l'entusiasmo e le idee, John. Insieme trarremo il massimo dalle nostre attività. Grazie anche a te, Anna. La tua energia e la tua volontà di provare cose nuove rendono l'esperienza ancora migliore. È un lavoro di squadra, John. Facciamo di questa vacanza una cosa da leggere. Assolutamente, Anna. Avremo storie da raccontare e ricordi che dureranno tutta la vita. Non vedo l'ora di creare quei ricordi con te, John. Cominciamo con la nostra pianificazione. Sicuramente, Anna. È tempo di trasformare le nostre idee in realtà. Che l'avventura abbia inizio. Lezione 9. Durata del viaggio. Ciao Anna, quando pianifichi un viaggio, dipende da quanto tempo hai. Ma consiglierei almeno 2 settimane.
Ciao John, sono d'accordo. 2 settimane consentono un'esperienza più coinvolgente e tutto il tempo per esplorare. Esattamente. Ci dà l'opportunità di visitare più destinazioni e immergerci davvero nella cultura locale. Penso che sia importante trovare un equilibrio tra vedere le attrazioni principali e trascorrere giornate rilassanti. Assolutamente. Non vogliamo affrettare tutto, ma vogliamo anche sfruttare al massimo il nostro tempo. 2 settimane ci permetterebbero di approfondire le usanze e le tradizioni locali. Ci darebbe anche la possibilità di avventurarci fuori dai sentieri battuti e scoprire gemme nascoste. Adoro l'idea di uscire dai percorsi turistici e scoprire l'essenza autentica di un luogo. È lì che avviene la vera magia, Anna. Esplorare luoghi meno conosciuti porta spesso a esperienze indimenticabili. 2 settimane ci fornirebbero anche abbastanza tempo per rilassarci e ringiovanire durante la nostra vacanza. Vero. È importante avere dei tempi di inattività e non sentirsi sopraffatti da un itinerario affollato. Possiamo trascorrere giornate dedicate a piacevoli passeggiate, gustando la cucina locale o semplicemente rilassandoci in spiaggia. Sembra perfetto, Anna. Abbiamo bisogno di momenti per rallentare e assaporare la bellezza di ciò che ci circonda. E con 2 settimane possiamo pianificare gite di un giorno o escursioni alle attrazioni vicine senza fretta. Esattamente. Ci dà la flessibilità necessaria per prendere decisioni spontanee e andare oltre la nostra sede di base. 2 settimane sembrano la durata ideale per un'esperienza di viaggio appagante e completa. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Trova un equilibrio tra avventura, relax e immersione culturale. È importante sfruttare al massimo il nostro tempo e creare ricordi duraturi durante le nostre vacanze. Assolutamente, Anna. 2 settimane ci permetteranno di fare proprio questo e sfruttare al meglio ogni momento. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con te, John. Sarà un'avventura incredibile. Allo stesso modo, Anna. Sfruttiamo al massimo le nostre 2 settimane e creiamo ricordi che dureranno tutta la vita. Grazie per i tuoi approfondimenti e consigli, John. Apprezzo il tuo approccio premuroso al viaggio. Grazie anche a te, Anna. Il tuo entusiasmo e la tua voglia di esplorare rendono il viaggio ancora più emozionante. È un lavoro di squadra, John. Insieme renderemo questo viaggio indimenticabile. Assolutamente, Anna. Iniziamo a pianificare e rendiamo le nostre 2 settimane un'esperienza indimenticabile. Lezione 10. Esplorazione delle opzioni. Ciao Anna, puoi suggerire un sito web o un'app in cui posso sfogliare diverse opzioni per varie cose? Ciao John, certo. Hai sentito parlare di Explore Now? È un'ottima piattaforma che offre una varietà di opzioni per diversi interessi. Sembra perfetto, Anna. Sto cercando una piattaforma che offra una vasta gamma di scelte. Explore Now ha categorie come viaggi, ristoranti, intrattenimento e altro ancora. Puoi esplorare diverse opzioni all'interno di ciascuna categoria. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Voglio sfogliare e confrontare diverse scelte prima di prendere una decisione. Con Explore Now
Puoi leggere recensioni, visualizzare foto e persino verificare la disponibilità di determinate attività o servizi. Questo è comodo. È importante avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano prima di fare una scelta. Assolutamente. Explore Now ha anche un'interfaccia intuitiva, che semplifica la navigazione e la ricerca di ciò che stai cercando. È bello sentirlo. Le piattaforme intuitive rendono l'esperienza di navigazione molto più piacevole. Un'altra opzione che puoi prendere in considerazione è Choice Finder. Fornisce un elenco curato di opzioni per varie preferenze. Sembra interessante. A volte è opprimente avere troppe opzioni, quindi un elenco curato può essere utile. Esattamente. Choice Finder ti fa risparmiare tempo restringendo le opzioni in base alle tue preferenze. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Cercare da solo tra innumerevoli opzioni può richiedere molto tempo. Choice Finder offre anche consigli personalizzati in base alle tue scelte e ai tuoi interessi precedenti. Questa è un'ottima funzionalità. Mi aiuta a scoprire cose nuove in linea con le mie preferenze. Un'altra opzione che potresti trovare utile è Browsol. È una piattaforma completa che copre un'ampia gamma di categorie. Sembra promettente. L'accesso a una vasta gamma di categorie mi consente di trovare opzioni per esigenze diverse. Browsol ti consente di filtrare la ricerca in base alla posizione, alla fascia di prezzo e alle valutazioni degli utenti. Questo è fantastico. Le opzioni di filtro rendono più facile trovare esattamente ciò che cerco entro i criteri desiderati. Inoltre, Browsol fornisce descrizioni dettagliate e informazioni aggiornate di frequente per ciascuna opzione. Questo è importante. Informazioni accurate e aggiornate aiutano a prendere decisioni informate. Assolutamente. È sempre utile disporre di informazioni affidabili quando si esplorano diverse opzioni. Grazie per questi suggerimenti, Anna. Explore Now, Choice Finder e Browseol sembrano ottime piattaforme per iniziare il mio viaggio di navigazione. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Divertiti a esplorare e spero che tu trovi esattamente quello che stai cercando. Grazie, Anna. Sono entusiasta di immergermi in queste piattaforme e scoprire un mondo di opzioni. Buon divertimento e buona navigazione, John. Sono sicuro che troverai qualcosa che catturi il tuo interesse. Apprezzo il tuo sostegno, Anna. Mi assicurerò di condividere le mie scoperte con te. Non vedo l'ora di conoscere le tue scoperte, John. Goditi l'avventura di navigazione. Grazie, Anna. Ti terrò aggiornato. Ecco come trovare le opzioni perfette. Lezione 11. Trovare gli occhiali da sole perfetti. Ciao Anna, penso che sia il momento di trovare gli occhiali da sole perfetti per le prossime giornate di sole. Ciao John, sono d'accordo. Un buon paio di occhiali da sole non è solo elegante, ma protegge anche i nostri occhi dai dannosi raggi UV. Sicuramente. Hai qualche suggerimento su dove iniziare la nostra ricerca degli occhiali da sole perfetti? Bene, possiamo iniziare visitando alcuni negozi di occhiali locali. Di solito hanno un'ampia selezione tra cui scegliere.
Sembra una buona idea. Provare diverse paia ci aiuterà a trovare la vestibilità e lo stile perfetti. Possiamo anche controllare i rivenditori online. Spesso hanno una varietà più ampia e offrono una comoda consegna a domicilio. Lo shopping online può essere conveniente, soprattutto quando abbiamo in mente preferenze specifiche. Assolutamente. Possiamo sfogliare diversi stili, montature e opzioni di lenti comodamente da casa nostra. Questo è vero, sto cercando occhiali da sole con lenti polarizzate per ridurre l'abbagliamento e migliorare la visibilità. Le lenti polarizzate sono ideali per le attività all'aperto. Offrono una visione più chiara e una migliore protezione. Esattamente. È importante considerare anche il colore delle lenti. Colori diversi offrono diversi livelli di contrasto e trasmissione della luce. Questo è un buon punto. Possiamo scegliere un colore delle lenti che si adatti al nostro stile personale e migliori la nostra visione. Mi interessano anche gli occhiali da sole con protezione UV. È essenziale proteggere gli occhi dai raggi nocivi. La protezione dai raggi UV è fondamentale per la salute degli occhi. Dovremmo cercare occhiali da sole che offrano una protezione UV al 100%. Concordato. Dovremmo anche considerare il materiale del telaio. Preferisco opzioni leggere e resistenti come il titanio o l'acetato. Il materiale del telaio influisce sul comfort e sulla durata. È importante trovare un materiale adatto alle nostre preferenze ed esigenze. Penso che dovremmo considerare anche la forma degli occhiali da sole. Le diverse forme del viso funzionano meglio con stili specifici. Questo è vero, possiamo scegliere tra aviator, wayfarer, cat-eye e molti altri stili che completano i nostri tratti del viso. Sarebbe utile provare diverse forme per vedere quali si adattano meglio a noi. Assolutamente. Provare stili diversi ci darà un'idea migliore di cosa ci sta bene. Sono entusiasta di trovare gli occhiali da sole perfetti che non solo proteggano i nostri occhi ma siano anche una dichiarazione di moda. Anch'io, John. Facciamo in modo che sia un'esperienza divertente e piacevole. Troveremo gli occhiali da sole perfetti, sono sicuro che lo faremo. Non ho dubbi, Anna. Con la nostra attenzione ai dettagli e alle preferenze di stile, troveremo la coppia ideale. Rendiamola una priorità e dedichiamo del tempo a esplorare diverse opzioni. Gli occhiali da sole perfetti ci aspettano. Assolutamente, Anna. Intraprendiamoci alla ricerca di occhiali da sole e facciamo una dichiarazione di stile proteggendo i nostri occhi. Non vedo l'ora, John. Ecco come trovare gli occhiali da sole perfetti che migliorino sia la nostra visione che il nostro stile. Complimenti, Anna. Che la ricerca degli occhiali da sole perfetti abbia inizio. Lezione 12. Galleria d'arte. Ciao Anna, ho trovato una nuova mostra alla Galleria d'arte. Sembra un piano. A che ora dobbiamo andare? Ehi, andare alla galleria d'arte sembra emozionante. Che ne dici di incontrarci lì alle 3 del pomeriggio? Le 3 funzionano per me. Lo segnerò sulla mia agenda. Prendiamo una tazza di caffè prima di visitare la mostra? Questa è un'ottima idea.
Possiamo incontrarci al bar vicino alla galleria verso le 2:30. Ci darà un po' di tempo per chiacchierare prima di immergerci nell'arte. Perfetto, mi piace parlare di arte davanti a una tazza di caffè. Non vedo l'ora di assistere alla nostra conversazione prima della galleria. Anch'io, John. È sempre interessante ascoltare diversi punti di vista e interpretazioni. Assolutamente. L'arte ha un modo per innescare conversazioni e connessioni significative. Lo fa davvero. Sono curioso di conoscere il tema della mostra. Hai qualche informazione a riguardo? Sì, è una mostra d'arte contemporanea incentrata sulla sostenibilità ambientale e sui cambiamenti climatici. Questo è un argomento importante e attuale. Sono curioso di vedere come gli artisti esprimono le loro opinioni su questi temi. Lo stesso qui. L'arte ha un modo unico di sensibilizzare e stimolare il pensiero. È affascinante come l'arte possa trasmettere messaggi ed emozioni che le parole a volte faticano a esprimere. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco perché trovo l'arte così affascinante e stimolante. Sono lieto che condividiamo lo stesso apprezzamento per l'arte. Renderà la nostra visita alla galleria ancora più piacevole. Sicuramente. Esplorare l'arte insieme aggiunge un altro livello di profondità all'esperienza. Suggerisco anche di prenderci del tempo per visitare la mostra. È essenziale assorbire e apprezzare ogni opera d'arte. Sono completamente d'accordo. Attraversare di corsa la galleria ridurrebbe l'impatto delle opere d'arte. Permettiamoci di essere pienamente presenti e immergerci nel viaggio artistico. Sembra un piano, Anna. Ci prenderemo del tempo e lasceremo che l'arte ci parli in un modo tutto suo. Sono entusiasta della nostra visita alla galleria. Sarà un meraviglioso pomeriggio di arte e conversazione. Condivido la tua emozione, Anna. Sono momenti come questi che rendono la vita più vivace e appagante. Assolutamente. Cogliamo l'opportunità di vivere l'arte e connetterci a un livello più profondo. Non vedo l'ora che arrivi il nostro pomeriggio pieno di arte. Grazie per aver suggerito questo piano, Anna. Benvenuto, John. È un piacere condividere queste esperienze con te. Ci vediamo in galleria. Ci vediamo lì, Anna. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra avventura artistica insieme. Lezione 13. Fasce regolabili per una vestibilità perfetta. Ciao Anna, hai notato che la maggior parte dei cappelli di questi tempi ha delle fasce regolabili all'interno per una vestibilità perfetta? Ehi! Sì, ce l'ho. È un'ottima funzionalità che ci consente di personalizzare la vestibilità in base alle dimensioni della nostra testa. Sicuramente. È molto più conveniente che affidarsi esclusivamente alla dimensione fissa del cappello. Sono d'accordo, le fasce regolabili assicurano una vestibilità comoda per tutti, indipendentemente dalle dimensioni della testa. È particolarmente utile quando si acquistano cappelli online, poiché non possiamo provarli in anticipo. Questo è vero con i cinturini regolabili. Possiamo regolare la vestibilità anche se il cappello arriva leggermente più grande o più piccolo del previsto. Ho anche notato che i cinturini regolabili sono comuni negli orologi.
Rendono più facile ottenere una comoda vestibilità del polso. Sì, i cinturini regolabili sono ottimi perché possiamo adattarli alla nostra tenuta o allentamento che preferiamo. È molto meglio che avere un cinturino di dimensioni fisse che potrebbe non adattarsi perfettamente. Assolutamente. Un cinturino ben aderente assicura che l'orologio rimanga in posizione e non scivoli. Questo è vero e importante sia per il comfort che per la funzionalità. I cinturini regolabili non si limitano solo a cappelli e orologi. Li ho visti anche con le scarpe. Davvero? Questo non lo sapevo. Come funzionano i cinturini regolabili nelle scarpe? In alcune scarpe, utilizzano cinturini o lacci regolabili che ci consentono di stringere o allentare la calzata secondo necessità. Questo è interessante. Deve essere utile per persone con diverse larghezze del piede o altezze dell'arco. Esattamente. Fornisce maggiore flessibilità e garantisce una migliore vestibilità per varie forme del piede. I cinturini regolabili sembrano essere una soluzione pratica per ottenere una vestibilità perfetta in molti prodotti diversi. Sicuramente rendono la nostra vita più facile e confortevole. È una caratteristica piccola ma significativa. Sono d'accordo, Anna. È incredibile come innovazioni così semplici possano migliorare notevolmente la nostra esperienza complessiva. Assolutamente. Dimostra che un design accurato può fare una grande differenza. In futuro cercherò sicuramente prodotti con cinturini regolabili. Offrono versatilità e una migliore vestibilità. Sembra un piano, John. Vale sempre la pena considerare il comfort e l'adattabilità dei prodotti che acquistiamo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Abbracciamo la praticità e la perfetta vestibilità offerte dai cinturini regolabili. Assolutamente, John. Sono i piccoli dettagli che possono avere un grande impatto sulla nostra vita quotidiana. Ben detto, Anna. Ecco cappelli, orologi, scarpe e molto altro comodi e ben aderenti. Lezione 15. Apprezzare le abilità e gli artisti preferiti. Ciao Anna, hai visto l'ultima performance di quel mago? Non proprio la mia tazza di tè, ma apprezzo le sue abilità. Ehi, non l'ho ancora visto, ma ho sentito parlare molto bene dei suoi trucchi magici. Giusto se non è la tua preferenza. Sì, gli spettacoli di magia di solito non mi affascinano, ma posso ammirare la dedizione e il talento necessari per eseguirli. Assolutamente. È impressionante come i maghi possano creare illusioni e lasciarci a bocca aperta. Allora, chi è il tuo artista o interprete preferito? Qualcuno che ti affascina davvero? Questa è una domanda difficile. Ci sono così tanti artisti di talento là fuori. Ma se dovessi scegliere, direi che la mia preferita è una ballerina contemporanea di nome Mia. Oh, ho sentito parlare di Mia. Le sue performance sono famose per la loro grazia e profondità emotiva. Sì, esattamente. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il movimento è straordinaria. È affascinante come diverse forme d'arte possano suscitare in noi emozioni così potenti. Sicuramente.
Ogni artista porta la sua prospettiva e il suo stile unici ed è incredibile assistere alla loro creatività. Sono d'accordo, l'arte ha un modo per connettere le persone e toccare i loro cuori. Questa è la bellezza dell'arte. Ci permette di esplorare e provare emozioni in modo profondo e significativo. Assolutamente. Ed è meraviglioso che ognuno di noi abbia le proprie preferenze e i propri preferiti. Sì, le nostre preferenze aggiungono diversità e ricchezza al mondo dell'arte. Quindi, oltre a Mia, ci sono altri artisti o interpreti che ti hanno lasciato un'impressione duratura? Oh, sicuramente. Ammiro il lavoro di un pianista classico di nome Alexander. Le sue esibizioni sono mozzafiato. Anch'io ho sentito parlare di lui. Le sue abilità pianistiche sono eccezionali e mette tanta passione nella sua musica. Sì, le sue performance hanno il potere di trasportarti in un mondo diverso. È incredibile come gli artisti possano creare un'esperienza che trascende la nostra realtà quotidiana. Questa è la magia dell'arte. Ci permette di evadere, riflettere e connetterci con qualcosa di più grande. È vero, l'arte ha la capacità di ispirarci ed elevarci in modi che le parole spesso non possono fare. Assolutamente. È un linguaggio universale che può essere compreso e apprezzato da persone di ogni ceto sociale. Sono lieto che possiamo apprezzare diverse forme d'arte e trovare gioia nei talenti di vari artisti. Anch'io, John. È una testimonianza della vastità e della bellezza del mondo artistico. Infatti, continuiamo a esplorare e celebrare l'arte in tutte le sue forme, dalla magia alla danza, alla musica e altro ancora. Non potrei essere più d'accordo, John. Un saluto agli artisti che arricchiscono le nostre vite e portano bellezza nel mondo. Complimenti, Anna. Che possiamo sempre trovare ispirazione e gioia nell'arte che ci circonda. Lezione 16. Scegliere tra un laptop e un tablet. Ciao Anna, quando si parla di tecnologia, pensi che sia meglio procurarsi un laptop o un tablet? Dipende dalle tue esigenze, ma il tablet offre una maggiore capacità di archiviazione. Ehi, dipende davvero dall'uso che ne farai. I tablet sono ottimi per la portabilità e l'intrattenimento, ma i laptop offrono più funzionalità. Questo è vero se hai bisogno di un dispositivo per attività di produttività come scrivere documenti o modificare foto, un laptop potrebbe essere la scelta migliore. Tuttavia, se utilizzi principalmente contenuti multimediali, giochi o navighi in Internet, un tablet può essere un'opzione comoda e versatile. Sì, i tablet sono leggeri, facili da trasportare e offrono funzionalità touchscreen, che possono migliorare determinate attività. Un altro vantaggio dei tablet è la disponibilità di una maggiore capacità di archiviazione. È possibile archiviare più app, file e contenuti multimediali su un tablet rispetto alla maggior parte dei laptop. Questo è un buon punto. Se hai molti film, musica o foto che vuoi tenere con te, un tablet può fornire un ampio spazio di archiviazione.
D'altra parte, i laptop sono spesso dotati di schermi più grandi, il che può essere utile per attività che richiedono più spazio visivo. Esattamente. Se lavori su fogli di calcolo complessi, montaggio video o progettazione grafica, uno schermo più grande su un laptop può essere più comodo ed efficiente. I laptop tendono anche ad avere più opzioni di connettività, come porte USB, porte Ethernet e uscite HDMI, che possono essere utili per il collegamento a dispositivi esterni. Questo è vero, i tablet di solito hanno meno porte e dipendono maggiormente dalle connessioni wireless. Vale la pena considerare le tue esigenze e preferenze specifiche prima di prendere una decisione. Prendi in considerazione le attività che svolgerai e la mobilità di cui hai bisogno. Sicuramente. La valutazione delle tue priorità ti aiuterà a scegliere il dispositivo più adatto al tuo stile di vita e ai tuoi modelli di utilizzo. In definitiva, sia i laptop che i tablet hanno i loro vantaggi e limiti. Si tratta di trovare il giusto equilibrio per le proprie esigenze. Assolutamente. È importante valutare i pro e i contro e prendere una decisione informata in base a ciò che apprezzi di più. Quindi, se dovessi scegliere tra un laptop e un tablet, a quale preferiresti? Personalmente, preferirei un laptop perché scrivo e modifico molto. Ma posso vedere il fascino di un tablet per la sua portabilità. Capisco. Si tratta solo di trovare lo strumento giusto in linea con i tuoi requisiti specifici. Esattamente. E la tecnologia è in continua evoluzione, quindi è bene rimanere aggiornati ed esplorare le ultime opzioni disponibili. Ben detto, Anna. Abbracciamo la tecnologia che migliora la nostra vita e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. Complimenti, John. Si tratta di prendere decisioni informate e utilizzare la tecnologia al massimo delle sue potenzialità. Saluti. Che possiamo sempre trovare i dispositivi giusti che soddisfino le nostre esigenze e rendere le nostre esperienze digitali fluide.